Amici, un saluto da Jack Leone Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore, per giorni, per settimane. Oggi vi porto il mitico Final Fantasy XIV. Ciao a tutti, Final Fantasy XIV. Ecco. Allora, prima di tutto, benvenuti. Per il resto, continuiamo la trama, tanto che io sistemo delicatamente la webcam nella posizione giusta, ovvero la metto qua, e vediamo, perché oggi dobbiamo continuare la trama e siamo alla patch 4.3. Ovviamente alzo un po' il volume quando ci sono le scene, ma ecco qua, ho esagerato un po' la distanza. Va bene, speriamo di raggiungere questa zona, perché questa da esplorare non è proprio una passeggiata. Forse esagero, perché non è neanche così difficile. Sì, è giusto, è giusto. Ok. Poi stiamo facendo la quest dei Four Lords, 4 signori, che sono le 4 creature sacre, molto carina anche quella. E poi stiamo facendo altra roba, dobbiamo iniziare le Alliance Raid, dei Storeblood, perciò dovremmo essere comunque alla patch 4.3, 4.3. Ok. Però, tanto che sono qua, vado un attimo a vedere la tartaruga nel tempo che ci fa. Si combina. Tanto che ci sono, ragazzi. Non costa proprio nulla. Andiamo qua da Kamaitachi. Siamo tornati. Shikikami. Ok. Abbiamo sbloccato le Swallow Compass. Bene. Va bene. La prepariamo. Così affronteremo subito una bella missione. Cos'è? Non dimmi che non è un dungeon anche questo. Oh no, è un dungeon anche questo. E non sembra molto piacevole. Ho un'immagine di labirinti. Vabbè, speriamo non sia troppo labirintico. Ok. Che carine queste bestie. Kojak. Come Kojak. Ispettore. Però penso che non sia un ispettore, penso che non sia un ispettore. E vediamo ragazzi cosa ci manda. Fa vedere. Qui sotto. Perfetto. Dobbiamo soltanto parlare con questa persona qua. È pronta a viaggiare dentro e fuori dall'enclave. Vuoi un passaggio? Sì. Ma veramente l'ho fatto sto giro per tornare nell'enclave? Se sapevo potevo andare lì direttamente. Non so perché mi ha mandato in questo posto. Come già detto. Oggi siamo in piena avventura. Ciao Lea! Ciao, un saluto. Grazie per essere qua di prima mattina. Quante scelte che ci darà questa missione. Sembra che Tsuyo sia stata non riconosciuta dalla gente. Ma poi verrà beccata. Dice, la responsabilità della sua scomparsa giace con me. È sparita, sì, la scorsa volta lei è sparita dopo essersi vista allo specchio, però nessuno l'ha più vista. Qualcuno dica a Yujiri ciò che abbiamo scoperto. Insomma, la stiamo ricercando perché c'è Gosetsu disperato. Andiamo e troveremo tutte le risposte che cerchiamo. Quest accettata. Andiamo a Yanksha. Intanto vediamo se riusciamo a far partire quella quest. No, questa che cos'è? Adesso reclamation. Ok. Ok, si vede un po' più su. Siamo quasi arrivati, Ho voglia di farmela a piedi per una volta ogni tanto. È anche piacevole farsi una scampagnata. Più che altro perché, come potete immaginare, sarà una lunga trama. Sarà una lunghissima trama. Cioè, però se io devo andare qui dentro, facciamo così. Almeno sono dentro. Ok. Chi c'è qua? Yosan si chiama. Benvenuto nella Yakuza Manor. Cosa c'è? Una ragazza con la pelle pallida? Non l'ho vista.
Ok. Vediamo se qui dentro c'è. Ciao Comettino, sei il primo a riscattare e il secondo a scrivere. Ciao Stefano. Aspetta che non ho aggiunto ancora i sound. Dammi un attimo che mi ho dimenticato. Troppo. Il grande caldo mi dà la testa. Però poi non ho dormito niente. Un attimo, adesso lo metto. Ok, sì. È passata a est di qua. Dai che l'abbiamo trovata. Ma benissimo, abbiamo trovato la signorina. La signora dei limoni. Dai, il tempo, qua. Boia, è già partito il dungeon. Fantastico. Alziamo il volume. Non so se ero pronto per il dungeon. Se mi facesse scrivere, mannaggia. Che nervi quando fa così. Era Play 4, ragazzi. Dai, così non sono riuscito a scrivere. Oddio, è un dungeon! È un dungeon, ragazzi. Questo non è un joystick, non è il joystick, è la PlayStation 4 che è lenta. Non è il joystick, è la PlayStation 4 che mi crea problemi ogni volta che carico. Purtroppo, ragazzi. Ancora per un po', non so quanto. Devo sopportare la versione. Però ringrazio di averla, così posso giocare al gioco. Mi ha salvato, guarda. Mi ha veramente salvato, ti dico la verità. Non oso immaginare i casini se non potevo giocarci sulla PlayStation 4. Perdevo l'abitazione qui nel gioco. È rinfrescata, ma da me sta già facendo caldo di nuovo. Anche a me ha fatto rinfrescata, cavolo. Ha diluviato e distrutto tutto, vedi te. Magari non dalle mie parti, no. Io ho caldo comunque. Buongiorno, Grazie. Io il mio weekend tranquillo me lo voglio proprio fare. Pensa che adesso, sai, la multipla USB è partita ieri. Dovrebbe arrivarmi fra oggi e domani una nuova multipla. Mi serve perché, ad esempio, anche non posso andare su Discord finché non sistemo quello. Che la uso per la seconda webcam, quella del microfono. Ma sì. Ma certo. Però io Instagram lo vedo poco. Vedo che mi mandi storie su YouTube, ma come sai io non uso YouTube dal cellulare perché c'è le pubblicità complimenti, quindi non lo uso dal cellulare YouTube, quindi non posso vedere le storie che mi mandi. Sul PC non ci sono ancora. Infatti avevo cercato di bloccare la possibilità di inviare storie, ma non me lo fa. Mi dice solo se voglio bloccare te. No, io non voglio bloccare lui. Volevo solo smettere di ricevere storie perché non le posso vedere. Mi arriva la notifica sul cellulare, ho fatto di non lo apro. Non apro mai YouTube dal cellulare, davvero. Sì. Però almeno la musica ti piace. Puoi fare punto esclamativo banana, che funziona sia uno che due. Funzionano benissimo. Tanto siamo in dungeon, non è che devo fare una roba, oh mio Dio. Non pensavo che sto brano diventasse così famoso. Mi ha veramente sorpreso. Scusatemi, veramente oggi se sono un po' sonnambulo, ma potete capire, vero? Dopo una nottataccia come questa. Stavo dormendo così bene. Poi se stavo dormendo bene. Ah, ma si stava proprio che era un piacere, veramente. Oh mamma mia, c'è il fuoco che mi brucia tutto. Manca solo banana di Natale. Sì, la Christmas banana, non l'ho messa. Tanto sono tutte uguali, guarda. Magari per Natale. Tanto ce l'hai te. Ok, mi ha mandato, come vedete, mi ha mandato dall'altra parte. È una abilità del nemico.
Mi ha ucciso, boia! Non è facile. Vi assicuro che non è facile. No. Curami, grazie. E questo qua. Questo gallinaccio è un po' problematico. Ciao Micia, sei tornata su? No, questa è Elettra. Oh, c'ho Elettra nella stanza. No, non la vedete voi. Sta qua sotto. Ah, ecco, non ce l'avevo in MP3, ok. Cos'è che volevo dirti? Ieri sera, volevo dire quando c'era più gente, ma lo dirò, perché è una cosa interessante che è successa ieri sera. Meglio le mie. Praticamente ieri sento cri 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 cri. Ho detto, oh, ci sono i grilli fuori. Poi vado a vedere, non c'era fuori, veniva dal computer. Ero preoccupatissimo io. Ho detto, ma che cavolo è? Spengo il computer pensando che sta impazzendo. Stacco i cavi e ancora fa cri 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 cri. E io dico, oh mio Dio, l'elettronica, è partito qualcosa della presa elettrica. E sono terrorizzato. A un certo punto smette. Ho detto, non è che è veramente un grillo. Sono andato. E indovinate un po'. Era proprio un grillo. Non posso. Non è che non posso perché ci vuole. Il dungeon dura i suoi 20 minuti, sai com'è? Mangiamoci l'okkayaki. Ok. Ma questo non serve. Questo del ninja magari sì. Ninja magari sì. Potrebbe esserci utile. No, c'è un molborone. Questi nemici sono terribili, ragazzi, nei Final Fantasy. Qualsiasi giocatore lo sa. Oh boia, ancora cascate. Ancora cascate, ragazzi. Peggio del chicken banana questo. Ok. Sì, lo so, ma prima. Ma sai prima che mi libero io? Quanto ci vorrà? Boia! La cascata va presa in pieno. No, non è vero, l'ero portato qua dietro. È un bel dungeon questo. Che bella musichetta, fra l'altro. Stiamo qua. Siamo più protetti. Va che prodezze. Va che prodezze, ragazzi. Facciamo per voi, Allora. Max, Lea, Ayla non la nomino. Ed Elettra, sì sì. Sì, siamo in pochi ma buoni oggi, nel senso, non c'è problema. La cosa importante oggi è continuare qua. Dai Darabocci. E poi vorrei scaricarmi un gioco che chiudono il server il 6 ottobre, ma vorrei portare la trama. Prima che. Ciao Elettra, vieni qua! No, è andata via. Niente, è andata via. Ma lei non ama molto stare nello stesso posto per troppo tempo. Passa qui, fa il suo controllo, poi va giù. Secondo me andrà giù adesso. Aia, ce l'ha con me. Dai Darabossi, faccio così. Ti lancio. Boia, mi ho preso. Quanto è grosso sto nemico? Quanto è grosso sto nemico? Non riesco neanche a vedergli che faccia. Se ha una faccia, vedi. Oh boia. Oh boia.
Esatto, dove pensa di scappare? Dove pensa di scappare, esatto. Dico anch'io. Devo poi aggiungere il sound nel weekend, chissà se il maltempo me lo permette. Però domani sarà ancora più caldo, è quello che non è servito a nulla sto maltempo. Solo una notte un po' più fresca, ma neanche tanto, devo dire la verità. Che è sto casino? Mi avete visto che ha perso un simbolino strano? I babboon ci sono, i babboon. Ciao Simo! Ci sono dei scimmiotti simpatici come quello di Re Caio. Il babboon, il babbone. Eccoli qua. Ciao Simo. Chi è che mi fai uno shoutout per Simo? Stefano? Riesci a farlo che sono in dungeon e non c'è la pausa? Prima che mi dicono ma questo qua si è addormentato invece di giocare. Va bene, mi piace l'idea del sound. Grazie Stefano. Grazie. No, intendevo quello SO proprio, SO. Quello di Twitch. Quello di Twitch vero. White Baboon! Hai giocato Dog's Life? Sai che ci ho provato anch'io, Simo, ma mi metteva una depressione quel cavolo di gioco. Grazie Stefano. Chiedo per sicurezza, lo so che poi lo fai. E mi sono preso la botta addosso. Addirittura lo shoutout. Che leggenda. Simo è famoso, ragazzi, mi raccomando, seguite Simo. Che vi vedete Dog's Life, voi non avete idea di che cavolo è quel gioco. L'ho portato una volta e c'era Coin che rideva come un folle. Veramente. Sì, come Tino, punto esclamativo risata. Per intendere cosa significa la risata folle. Vai col vento, via col vento, vola! Grande Simo 15, mamma mia, non te ne perdi una che leggenda. Grazie di cuore, grazie di cuore. Voglio avere io la possibilità. Ah, boia. Con sto caldo è difficile stare al PC, guarda. Sto ancora sognando le mie dirette pomeridiane. E anche il ritorno su YouTube in diretta, guarda. Lo sto sognando proprio, sto sognando. Non che io abbia problemi, però sono comodo, ormai ho messo Streamlabs con questa piattaforma. L'ho fatto ieri sera lo so, ma anche il gameplay, perché poi è carina come idea, è bellissima l'idea di gestire un cane. Però porco cane. È il momento di fare il casino! G-A-S-I? No? Mi dispiace, lo faccio! Guarda, a me tutte le sere fa temporali, guarda. Oh, chi è? Sulla nuvola d'oro, Son Goku, è proprio lui. No, Son Goku. Ho detto anche Wulong, Son Wukong, guarda, Son Wukong. La leggenda Son Wukong. Qi Tian Dan Sheng, la chiamano anche così? Comunque, poche storie, questo è Son Goku, ragazzi. Detto Son Wukong. Al bastone, alla nuvola. Ed è l'aspetto di una scimmia. Beh, un bel avversario come boss finale, del Dujo. No, nel senso... Gli hanno dato quel nome lì, ma si sa che è lui. Ciao Gigio, c'è Son Wukong, c'è Son Goku, c'ha il bastone e la nuvola. È la leggenda assoluta. Stiamo affrontando così per puro caso, neanche per cattiveria, perché è bravo. No. È considerata positiva come divinità. Grazie per lo shoutout al Gigio, numero 1 Gigio. Chi è che mi fa un suono noioso? Per cortesia. Tanto ve lo rendo divertente. Non è più noioso. Era noioso senza Gio.
Bene, Gigio, a parte sono sfinito perché non ho dormito niente. Cavolo, maltempo. Ti svegli prima delle 6 del mattino, col tuoni, stacchi tutto. Poi stai lì a aspettare che passi il temporale perché fa paura. Guarda lo Son Goku. Ma tu Gigio hai detto che dal 20 poi ci sei, così possiamo giocare a qualcosa. Purtroppo non su PS5 come speravo io, ma almeno su PS4. E si è moltiplicato Son Goku. Ok. Topi, topi. Tanti bei topini. Basta, bisogna tenersi lontani quando usa quello. Lui e i suoi bastoni, Dai che lo battiamo, dai che lo battiamo. Ma c'è ancora la seconda fase. Perché è solo un'ombra. Il vero Son Goku è tornato. Dov'è? No, perché ci sono due? Perché ci sono due Son Goku? O uno. È l'ombra del saggio. È tornato. Oh boia, c'era con me. Abbiamo vinto! Abbiamo già vinto! Che bello! Ciao Son Goku! Ma è bellissimo comunque, è bellissimo. Sono raffreddatissimo. Loot non lo voglio. Player recommendation. Lo diamo al curatore che mi è stato tanto appresso. Soddisfatto così. Ok. Obiettivo completato. Yeah! Dov'è Elettra? Dov'è Elettra? Voglio andare a accarezzare Elettra. Elettra? E non c'è. Ma grande Gigio! Comunque, come Tino non mi ha messo suono noioso. Senti proprio. Gio. Ok, fortissimo. Allora, abbiamo sconfitto pure quello. E ora continuiamo la missione principale al momento. Mi avrei tirato la martellata. Divertente, c'era Gio. C'era GGG e Gio. Ok, andiamo. Abbasso il volume di nuovo che qua mi becco sempre gli strike in questo gioco. Per cosa? Per aver giocato con la mia musica del gioco. Non è mica sto toccando mettendo musica io. E quindi devo tenerlo basso. Avete capito che devo tenerlo basso? No. Quando sono le sequenze alzo. Qui sopra, destination. Basso alto, sì. È il problema dei giochi Square Enix. Il prossimo che voglio portare, prima che ti spiego Gigio, non so se lo conosci, Ever Crisis Final Fantasy VII. È un gioco che chiudono il 6 ottobre e ha tutta la storia di tutti i progetti di Final Fantasy, però è un gacha, però la storia dovrebbe essere fattibile senza meccaniche gacha. Perciò vorrei giocarlo prima che chiudono i server. A settembre fanno l'ultimo aggiornamento e allora lo porterò per recuperare la trama. Avevo portato i primi 4 episodi su YouTube, ma avevo fatto solo il primo capitolo. Lo voglio poi portare, magari ci rigiochiamo di nuovo capitolo 1 per recuperare le meccaniche. Perciò sarà poi piacevole, diciamola così. Oggi me lo scarico, è su PC, sta su Steam, così almeno me lo finisco. Attivata modalità Megamax. Un saluto a tutti dall'intrattenitore più elettronico di sempre. Sono più robotico io delle voci che ci sono su ChatGPT e Copilot. La mia voce è Robocuro anni 50. Max, da qualche parte hai computer, hai ancora il vulcano? Sì.
io tengo Vulcano nella mia memoria di dati, memory bank della testa. Confermo l'esistenza di Vulcano. Vuoi Vulcano, io ti do Vulcano. Però poi ti copistrikano tantissimo. Bang. Yotsuyu is nowhere to be seen, but lying on the ground a short distance to the north, you spy a familiar looking white banded bag. Sono interrotto, scusate. Mi si è interrotta la modalità. Impappinata. Dove? Lo so. Guarda, è stato furbo perché è stato a chiedere soldi. È mica stupido. Ha fatto bene, ha fatto bene. Dove sei, Stefano? Che te lo mando subito, sto cavolo di Vulcano. Te lo mando. Certo che ce l'ho. Perché non dovevo averlo. Te l'ho mandato in privato. Il vulcano. Il vulcano. Era un vulcano. No, che sei inciodato? No. La mia voce che è impazzita un po'. Sono messo a darti la cosa a te. No, spero che non si sia impiegato niente. No, funziona. Che dici? No, funziona. Oggi funziona. Ok, abbiamo una sequenza. Così sentiamo cosa dicono. Magari dice how about you? Sì. Questa è Wakame. Sentite che disperazione. Quel colpo di stomaco. Qua, che succede là dietro? Che succede là dietro? Wakame, Mistress Alisae sta cercando suo fratello a Castro. Ciao Mark! Ave Mark! Ave Legionario! Ave Mark! Ok, forse questo non è il saluto. Non dobbiamo in ogni caso fare quel tipo di saluto, ma che facevano i romani, ma assolutamente no. Però, Ave Mark! I morituri salutano. Ok, eccoci qua. Dobbiamo andare avanti con la trama. Abbiamo appena combattuto Son Wukong, Sengoku, con il suo bastone, la nuvola e il suo aspetto da scimmia. Così a caso come boss senza motivo ti trovi ad affrontare una delle divinità più sacre della storia del Giappone e della Cina, più della Cina che del Giappone, ma dettagli. Ecco, perciò andiamo avanti con la Wakamina che dice Nani, non trovo niente. Abbiamo trovato Yotsuyu! Oh. Posso avere una di queste? Scappano via tutti. E sono spaventati da lei. Voglio solo un parsimone. C'è rimasta male. Divinità, Dio salvaci. Gli spiriti sono tornati. È tornata dalla morte per cercare vendetta. È finita nel suo vecchio villaggio. Non capisce perché tutti la odiano. Poverina, lei è innocente. È innocentissima lei, cioè non è colpe. Tautino per Mark. L'hanno scambiata per una strega dei ghiacci. Ma sai cos'è? Lei è stata terribile in passato, però adesso, essendo un po' smemorata, non sa quello che ha fatto, è tornata una ragazza innocente. Lei non può essere sopravvissuta, povero Isse. Terrorizzato anche lui. 3 stream, grazie Mark. Guarda, tutta terrorizzata lei. Hai per paura lei di lui. Ecco, si ricorda di cosa ha fatto quei ragazzi. Gli ha ucciso la famiglia, li ha usati per i campi, insomma. Che cosa ho fatto io? Come se non lo sapessi. Fermi, non avete nulla da temere. Se non... Ciao Maka! Se non sbaglio dovrebbero essere i cacchi. E il Parsimon? Davvero, grazie. Pensavo fosse un fiore. Grazie mille. Di nulla, ti ringrazio. Chissà perché pensavo fosse un tipo di fiore, guarda. Ha più senso, se aveva fame.
Gli dei hanno altri piani. Lei e Gosetsu sono stati sopravvissuti, sono stati risparmiati al collassamento. Ma Yotsuyo ho perso la memoria. Max detto Zonjie. Che bel nome. Mi ricordo un esploratore cinese che andava in giro a... Bugie, bugie, mio signore. Direbbe di tutto per scappare dalla pena. Ma non la vedono negli occhi che è innocente lei. Sono troppo arrabbiati. Questi la linciano, ragazzi. Davvero? Zonji? Non lo sapevo. Ecco perché avevo letto il nome Zon. Mi dispiace così tanto. Come Nasai. Cosa hai scritto? Se ne io lì. Hai portato via il vulcano. È andata bene, guarda pochettino. A volte non lo riconosco. È andata bene, Stefano. Non preoccuparti, non piangere, sorellona. Eccolo il parsimone. Era un cacco veramente. Il parsimone. Non vedete quanto è spaventata? Vado subito. Zonji. Che bel nome, Zonji. Max, detto Zonji. Max, vuoi dare al tuo personaggio? Ciao ragazzi, da oggi per chi vuole potete chiamarmi Zonji. John G. Vabbè. Significa leale ed eccezionale. Bellissimo. Leale sì. Eccezionale non lo so. Ciao Sabrina. Ciao Leonardo. Bene. Sono emozionato dalla scena di ora. Se una persona riesce a perdonare, tutti possono farlo. Tipo citazione Rocky 4, che poi era un po' diversa. Ciao Sabri, ciao Leonardo, il mitico moderatore. Manterrò la mia pace. Se lo chiede sua sorella. Finché sei felice, per me conta solo quello. Ieri! La sera, cosa è successo ieri? Finiamo la scena e ve lo racconto. Un disastro, ieri ho avuto uno spavento che non potete immaginare ieri sera. Non l'ho raccontato a nessuno ancora. Uno spavento tremendo. Tremendo, ragazzi. Ieri sera pensavo fosse morto il PC, poi pensavo fosse esploso il quadro elettrico. Alla fine sentivo cri, 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 cri. Ho detto, cavolo, ci sono i grilli fuori. Cri, 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 cri. E poi dico, ma cavolo, ma sto grillo non viene da fuori. Vengo qui e sento un rumore. Dico, è qualcosa dentro il computer. Era sicuramente sopra il computer. Ero disperato. Alla fine era veramente un grillo. Era un grillo. C'era un grillo sul computer. È saltato. L'ho preso con la mano. Sì, non ho schifo. E l'ho portato fuori. Non mi fa schifo il grillo. L'ho preso in mano, l'ho portato fuori. Quindi il grillo è sano e salvo ed è riuscito a tornare fuori. Mamma mia, ma il grillo in casa non mi era mai successo. Il grillo in casa. Anche perché io non abito, diciamo, a piano terra. Cioè sto in mia stanza, non è il piano terra. Perciò è molto strano. Continueremo a Castrum Fluminis per incontrare l'ambasciatore. No, non dobbiamo fidarci dello scambio. Ecco Dova, ciao, benvenuto Rick. C'era un bug nel computer. Un bug? Un insetto, esatto, bellissimo. Ah Simo, non è che non voglio, ho un problema serio. È morta ieri durante la mia diretta la multipla USB. Significa che o tengo la capture card o tengo la webcam del secondo microfono. Quindi è un bel problema. Ho una mini lucertola alla finestra, non vuole uscire, la lascio lì. Lucertole non sono tanto, non si lasciano prendere tanto come gli altri. Lucertoline, in effetti. Queste missioni puro buona contro i sacchi di riso.
per chance banali. Queste qui non ci servono un momento. Andiamo avanti con la trama, poi dobbiamo continuare anche la missione dei 4 Lord. Ah, non avevo curato. Geco Moreno Mesa. Mamma mia. Però è bellissima perché la battuta è venuta bene. Un bug nel computer, nel vero senso della parola. Infatti. Esatto. Ah, ma cosa? Davvero? Oh, cavolo. Io pensavo... Non sapevo che era quello il motivo. Quindi nei vecchi computeroni i bug erano veramente quelli. Io sapevo la storia del primo, diciamo, virus della storia. Un professore si notò che mancava sicurezza in un'università e disse: ma sapete che non è tanto sicuro? E allora, va bene così, è tutto a posto, gli hanno detto. E lui allora ha creato questo virus, primo virus informatico della storia, lo mette sulla rete dei computer, si diffonde subito e contatta tutti i computer e tutti dicono: oh, c'è un virus, l'ho fatto io, però fammi vedere che non sono sicuri. Un genio incompreso nell'epoca. Il primo virus è stato creato da un professore che voleva dimostrare che i computer non erano sicuri. Cioè, veramente. Sempre siano lodati grandi geni. Una bella storia. L'informatica ne ha di storie belle. Compresa quella che, mentre tutti pensavano, ma sto internet lo mettiamo a pagamento, arriva, non mi ricordo mai come si chiama, diciamo il creatore di internet, tra virgolette, lo mette gratis. Lo regala gratis. È gratis, tenete. E tutti dicono: ma come? L'hai messo gratis? Cioè internet è gratis? Sì. Alla fine. Grande Leonardo, grazie del sound. Allora, siamo arrivati con il nostro Typhoon. Sempre delicatissimo Typhoon, veramente. Un pacioccone. Peccato che sia malvagissimo. I nostri ospiti imperiali sono arrivati, incontriamo l'ambasciatore. Ma voglio vedere cosa viene fuori, perché qua questo scambio... Sappiamo già che Asai ha una cattiva intenzione. Una cattivissima intenzione. Molto cattiva. Fanfa. Perché mi è riparso il messaggio 2 volte, stavo. Eccola! Onesan l'ha chiamata. Piacere vederti, ambasciatore. Perdonaci per il nostro arrivo tardi. Gatta, mica, Luigi, pesa un po'. Grazie, Gigio. Esattamente come abbiamo pattuito. Non dubiterai mica della purezza delle nostre intenzioni, vero? Anche lei fa parte dello scambio. Sarebbe giusto vedere cosa decide lei. Fisicamente sta bene, ma la sua mente non è cambiata. Capisco. Non tutto è perso. In attesa del tragico turno degli eventi. Giro degli eventi. Faccio neanche in tempo legge. La voce alta, intendo. Mica. No, ma assolutamente lo sguardo. Ma ce l'ha lo sguardo malvagio lui? Si vede che proprio... A parte che si era sfogato la volta scorsa, ci ha guardato con disprezzo proprio. Il tipo, che schifo. No, i genitori, ma cos'è diventato... Maria De Filippi qua. Ma Dova, fai live tu? Vedo che è un bellissimo Kington Berry come immagine. Io adoro il Kington Berry. Fammi sapere nel caso che fai anche tu live. Stanotte non ho fatto in tempo neanche, perché alle 5:50 ero già su per il temporale, guarda. Magari avessi sognato. 2 mesi anni fa. Ok. Ciao, mica. Cosa va? Qualcosa di male, sorella cara? Sono i nostri amati genitori.
Non ti portano alla mente ricordi di infanzia? Mamma mia, sappiamo tutti che ha avuto la peggiore infanzia possibile della vita, questa. Infatti. È lo specchio. Ma perché gli permettono di fare sta cosa? Emotional damage, esatto. Gosetsu, devo portarlo a Gosetsu. Già Gosetsu. A me fa ridere Asai che il nome di una birra e la Abrea ricorda meno Abrea, un'altra birra. Ma quindi qui si danno giù di bevute. Sì, la Asai è una birra famosissima. C'è anche in Yakuza. Una serie di Yakuza. Vero mica? Un palpazzino lei. Sembra che la mia sorpresa non sia sufficiente. E fa ridere perché in One Piece c'è un personaggio che si chiama Brûlé, che mi ricorda il Vin Brûlé, che è quello del Bassa Monferrato, praticamente in Piemonte. Non devi guardarmi così, Loriano. Ho fatto ciò che posso per aiutare mia sorella a recuperare i ricordi. Emotional damage in corso. Non abituarti troppo, affezionarti troppo a questo posto, sarà sorella. Tu tornerai prestissimo con noi. Tanto ormai le sta sbloccando i ricordi. Io soffro di amnesia dissociativa, ma piuttosto che ricordare in quel modo lì, ragazzi, preferisco non ricordare 10 anni della mia vita, piuttosto che ricordarli come li ricorda lei. Continuiamo lo scambio. Mi piace come Lord Yen è impassibile dopo questa scena. Ma certo, la struttura ci servirà per tutti i nostri bisogni. Ti ricordi la Sampdoria? Io a Sampdoria ci sono pure affezionato alla vecchia Samp. Bella squadra. Ciao, minchia. Ormai è qua che si piglia le carezze. Ma non so com'è che i nostri non hanno neanche reagito, hanno lasciato che succedesse sta cosa in piena agonia. Pensano, ma sì, dai, è un fratello che ci tiene sua sorella. Così tanto. Ok, sapevo che non avrei dovuto fidarmi di Asai. Ha detto, però dobbiamo pensare al futuro di Tsuyu. La rimanderemo all'enclave con Yujiri per dare a Gosetsu il suo prezioso capo. Forza, che loro ci seguono. Tutto per un capo, ragazzi. Questo sguardo, il finale. Nulla. Ne discuteremo al nostro ritorno. Dai, loro lo sanno che quello non è un incontro normale fra fratelli, lo sanno benissimo. Vabbè che loro sono come due gemelli, quindi sono legatissimi fra di loro. Tsuyu ormai è diventata una cittadina ufficiale di Doma. Manterranno lì per sempre o potrà viaggiare, o potrà uscire. Sembra che ci sia un prigioniero in meno allo scambio. Meno male. Dovremmo pagare una visita. Dovremmo visitare Gosetsu e rassicurarlo sul destino di Tsuyu. Andiamo. Però non è andata proprio benissimo, a dire la verità. E lui non voleva perderla. Sei sveglio? Mio signore, vieni dentro. Le usanze più giapponesi del mondo, Siete seduti lì così. Quando Tsuyu è tornata, i suoi occhi erano rossi dalle lacrime. Non ha detto una sola parola. Ha pelato la frutta che mi ha portato. Ha detto di essere stanca e si è ritirata alle sue camere. Cosa l'ha disturbata così tanto?
L'ambasciatore ha organizzato una riunione sorpresa con i suoi parenti. Un tentativo sbagliato di recuperare i suoi sensi. La loro presenza le ha causato molto stress. Per il resto non è affetta. Yotsuyu è stata maltrattata dalla ragazza. Ma sì. Un trucco crudele è mostrare così i suoi tormentatori, sapendo il dolore che le avrebbe causato. Perché loro vogliono che torna con l'impero. Mi piace sempre meno questo Asai. Bravo. Grazie Sabrin. Siamo d'accordo che Yotsuyu rimanga con noi a Doma. Ma qui c'è una coda, coda che gira. ところで、その捕虜交換ですが、一つ気になることがあります。 Beh, che bellina la musica, dire la verità. 先ほど、カストルムフルーミニスで Castro Luminis ha detto, però non lo vedo コンテ scritto. ナを見かけました。 Aia amici, まも aia. なく帝国軍に回収されたようです。 Grazie Lea per il riscatto del secondo posto. Non c'è un posto, però grazie 確か mille. にいくつかのコンテナがあったわね。 Fratello, 爆弾やら pensi che possono esserci problemi con le bombe o macchine di guerra? Ma nel senso che si fanno un assalto. Se l'ambasciatore mi voleva morto, ha tante opportunità. Se non vuole assassinarmi, dovremmo stare attenti alle guardie per altri atti di tradimento. Ma uccidere Lord Yen sarebbe un bel colpo, in effetti. 失礼いたします。次は È sparita di nuovo Yotsuyu. Di nuovo. Ma non possono controllarla. 申し訳ございません。どこに Dispiace, 入るのを miei 確認 signori. したので油断しており Ero ました。 sicuro che si fosse addormentata. La responsabilità è mia. Sono io che ho dato una stanza invece che una cella. Oh, grazie, Sterchen. Thank you. Grazie mille. すまぬが手を借りても Se penso che dobbiamo poi tornare ai quattro signori, perché grazie? Perché è bellissimo il fatto che, come dire, io ci sono. È un messaggio che conta tantissimo per me. E vedo che hai sbloccato questo simbolino qua della main quest. Sabato prossimo c'è il prossimo. Infatti farò una diretta anch'io per sbloccare uno dei due stemmi. L'altro si sblocca solo sul canale ufficiale. Vado subito a vedere se trovo il file che ho su PC. Esattamente quando è. Sto cercando, adesso voglio vedere anche le scene. Il padre di Asai, taschete! Eccolo lì, già il salvatemi, aiutatemi. Vabbè, noi abbiamo il potere di vedere nel passato. Questa è una cosa divina, veramente. Si confermo dal 24 luglio al 26 luglio. Basta che faccia una live. Oh, tranquillo. What is your main language? Sprechen Sie Deutsch? Tedesco, ok, avevo immaginato dal nome. Ah. 恨まれるだけでも生きられた。 Ich lerne Deutsch, aber ich bin Beginner. Detto in inglese. Ah, svizzero tedesco, bellissima la Svizzera. Adoro la Svizzera. I love Switzerland.
誰だ。 Sono anche vicino, sono in Piemonte, subito 宇 sotto. 宙じゃないか。 Svizzera, 驚かす Piemonte, んじゃないよ。 stava per ammazzarsi. ここは超人地か。いきなり軍に連行されて土まで生きろと放り出されたんだが、まさかお前に会うとは。まったく。 Sei la vergogna della nostra esistenza, Yotsuyu, 今 una は知った fonte ら di 話 miseria. しない。せっかくのお役目を果たせなかったばかりか。あんたがおめおめと生き恥をさらしてくれたおかげで、私らは程度での優雅な暮らしを奪われて、こんな泥だらけの Me ne 廃 sono 墟に連れて accorto こられて、一体どうしろって言うんだい。 Perché usando la chat Novis Network, quando scrivevano e la gente in tedesco leggeva i nomi dei boss in anticipo. 今後の暮らしを考えてゆかねば。 それにしても器量の良さだけは相変わらずだな。今でも技能に売れば幾ばくかの金にはなるだろう。それを元手にクガネにでも渡って商売を始めれば。 Vogliono venderla al miglior offerente. Tornata. She's back. 養い親はこのありさ Di nuovo. Oh, miei amati 茶番から目覚め genitori. てみれば愛も変わらずこの世は Stavo dormendo così bene e il mondo è tornato in tutta la sua crudeltà. こうだったよ È ね sempre stato così, era destinato a esserlo. いいよこんな私 Se に non posso fuggire alla mia 世がま natura, だ悪と酒という l'accetterò. なら幕引きまで Non è un 期待 problema. に応えてやろうじゃないか Eccola. 落ちて落ちて Nelle profondità sono 何もかもが sprofondata. 妬ましく La mia 身は anima 黒く腐り果てている è finita a marcire は nel び suo こる nucleo. 正義はこぞって Tutto ciò che è di giusto si nasconde dietro la giustizia. Non mi serve una maschera simile. 私をそういうものに Padre, madre, 私が siete そう stati いう voi a ものだ rendermi と questo 教えてく mostro. れたのはトト様とカカ Chi 様 mi ha でしょ insegnato la verità di questo mondo miserabile? はあとことん惨めになり下がって Per anni non sapevo niente se non 頭 il 八が回って gusto del きた dolore e dell'umiliazione. 私の家族 Ma il tempo è arrivato per il mio salvatore. 私のドマ No, di assaporare la mia vendetta contro Doma. Ciao Raffaele! 私の仇敵 E comincerà con voi! 何よ。 Come si può dire che abbia sbagliato quando questo la volevano vendere? Ne ha beccate due. È tornata Tsuyu. Eccolo! Asai! Mr. Birra. おかえりなさい姉さん Ben 戻 fatto, ってき cara てくれる sorella. と信じていましたよ Ti avevo detto che saresti tornata con noi. やっぱりかい Fratello caro, che sorpresa. どうせお前さんの差し金だろうとは思っていた Sei よ sempre stato un piccolo 血 verme の a つ sangue ながった freddo. 親を使うなんて
相変わらずのゲスっぷりだね。 Dubito che ci avresti pensato 2 volte prima di mandare i nostri genitori a morire. 育ての親を指しておいてよく言いますね。 La tua lama è piena del loro sangue e 人 tu 差しで presumi di giudicare me. 非力な姉さんにしては Per 上 essere 手だと思いますよ。 Non penso che tu avessi la forza. それじゃあ倒せるのは哀れな Non 年 sarai mica soddisfatta di aver fatto fuori gli anziani. Tu hai bisogno di una vendetta più profonda, il potere che nasce da esso. と思いませんか。死にたくないどうした？見つかったか？ Nessuna traccia di lei? 彼らは苗売り家の。 Sì, ti dico, Leonardo. Scusami. Benjamin. L'ho scelto perché mi è stato suggerito. 両親を殺害。朝日と共に去ったと。自らの親を犠牲にしてまで世継ぎを手にするか。 Qualunque cosa volesse da lei dovrà pagarlo con le vite dei suoi genitori. 何にせよ、ここでわしらが憶測するよう Non な è も il のではない tempo か。 né il posto. Recuperiamo gli altri. 館に戻ろう。皆を集めて状況 Però を è andata 整理 bene しなければ mercoledì, eh. Io ragazzi ve lo dico. YouTube e Telegram per chi vuole venire a trovarmi. C'è un bellissimo gruppo simpatico e tranquillo. Sì, c'era. Certo, Leonardo. Discord, se potessi verrei, ma non mi si è rotta la multipla USB, quindi non posso collegare il microfono. Posso solo tenere la webcam. L'unica cosa che posso fare. Lord DM. No, ma ho già comprato quella nuova. Mi ha fatto prendere un colpo, vero Mark? L'ho messo apposta. Perché prende un colpo anche a me, solo che oggi non ho Discord aperto, quindi. Sì. No, ce l'ho aperto in realtà. Infatti l'altra volta c'era uno che mi chiamava e io pensavo fosse il sound. Non lo sapevo che mi stavano chiamando davvero, sono talmente abituato. Con scritti e contingenze. Ok, questi qui sono interessanti come regali che ci dà. I cari. Una svolta crudele. Ma non possiamo invalidare il nostro patto, come no? Siamo stati destinati a consegnare Yotsuyo nelle mani di Garland. Non è come dovrebbe essere, ma come deve essere. Non posso accettare tutto ciò che ha fatto Asai per ottenere il suo risultato. Per la sua ammirazione per Zenos, non ci si può fidare di lui. E continua a portare dei contenitori ai nostri incontri. Qualunque cosa sta pianificando l'ambasciatore, in caso di eventi ostili, i croscritti sono la nostra prima garanzia di protezione. Ci sarà una via di fuga. Una precauzione saggia se la struttura principale Castro Fluminis è lo stage dello scambio, ci vuole una ispezione profonda. La cittadella è piena fin dalla fuga imperiale, quando abbiamo preso delle misure per evitare che non venisse occupata. L'ambasciatore ha riarrangiato le cose a suo vantaggio. Aia, e questa cosa non va bene. C'è un messaggio su Telegram.
Tanto da me passano trattori. Ah, lo so, poi voglio leggere perché mi interessa tantissimo quello che hai detto. Ciao Lio. Posso prendere il controllo di questo? Puoi contare su di me. Quando iniziano a passare trattori qua è una roba incredibile, ragazzi. Là c'è una fabbrica e lì tengono anche roba meccanica accesa di notte. Pensa che casino che fa. Poi passano camion, trattori, c'è di tutto qua. Moto. Il signore di Doma deve proteggere la sua gente. Gli Ujiri si sono alleati con noi contro l'impero. Ci servirà il loro aiuto. È uguale. Ma alla fine sta procedendo. A vedere. Cercando di aprire una pagina, ma per qualche ragione mi va lentissima. Succede a volte. Va bene, ci siamo. Spero che non si senta tanto il rumore che viene da fuori. Passerà prima o poi, sto trattore. passerà. Doman e Claire. Quanto ci vorrà a sbloccare tutto? Ok, posso passare anche un po' di volume qui dentro. Perché c'è sempre questi copyright strike, ragazzi, quando lo metti su YouTube succede sempre un disastro. Parla con Rasho a Honokono. Poi in effetti voglio andare a trovare Genbu o Genbu. Abbiamo una quest con i 4 signori e poi abbiamo tutto l'Alliance Ride di Rabanastre che è collegato a Final Fantasy XII e Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics è un gioco che mi piacerebbe portare anche sul canale, ma proprio tanto. Oggi mi esce solo il gatto, perché non è un gatto come gli altri questo. È un gatto che fa i versi, che si lecca e che si fa le unghie. Rascio. Comunque grande Lio. Oh, una faccia che non mi aspettavo di vedere. Cosa porta il nobile signore di Doma e la sua compagnia in un posto di topi come noi? Se è venuto a offrire le catene di Doma al posto di quelle di Gardean, hai sbagliato il tuo viaggio. Che ottimi soggetti che fate. Beh. I nostri progetti di ristorazione sono velocizzati. Ma parliamo seriamente. Non ti chiedo la tua lealtà, ma ti chiedo il tuo aiuto. E gli spiega la situazione. Beh, se non ci aiutano dopo quello che abbiamo fatto per loro, sono veramente i peggiori. Magari sei confuso, la liberazione di Doma era un fine per una causa. Ti abbiamo aiutato per salvare noi stessi. Non abbiamo nessun incentivo ora. Non abbiamo fatto nessun giuramento a te. Non veniamo come dei cani al fischio del loro padrone. E non voglio che sia così. Sono venuto a chiedere la vostra cooperazione come vostro pari. Ma perché non li hanno tenuti sotto? Qual è il profitto per noi in questo? Profitto? Perché dovete sempre parlare con termini così a breve termine?
mai sentito parlare di fare la cosa giusta? Bah. Avete mai sentito parlare di pirati, mia cara? Troverai anime semplici. Tu paghi e potete viaggiare in pace. Se no, altrimenti vi blocchiamo. Ma che simpatici, pirati. Calmati, Mister Alisaie. Non siamo qui per fare la morale, siamo qui per parlare. E c'è ancora di più da dire. Ricordo ai registri della liberazione. I vostri nati da voi sono coscritti nell'armata imperiale. Abbiamo appena negoziato il ritorno di questi soscritti, quindi ci sono famiglie che li attendono. Ti chiedo di offrire loro un posto nella Confederazione, perché non hanno più nulla da cui tornare. Non salverai degli sconosciuti, ma dei fratelli e sorelle nei vostri ranghi. La Confederazione non ha bisogno di nuove reclute. Bah, come dire, va bene a loro. Sei ben informato sui nostri affari, Lord Yen. Le perdite che abbiamo sofferto per le mani di Garland non sono un segreto. Ma prima di mandarli via, il mare di Ruby era vivo e pieno di mercanti. Abbiamo molti impegni lì. Qua sta spiegando la posizione, ma e diteci di sì e basta, dai. Accettato. Va bene, la Confederazione accetta la tua richiesta. Avrai la tua nave. Prima di questo dovrai fare qualcosa per me. Si è danneggiata una nave. L'abbiamo riparata un po', ma non è dichiarata degna di essere usata per mare. Quindi ci danno la nave rotta, fantastico. E che devo fare? Devo ripararla io. Se vuoi la gente devi fare il favore di nuotare attorno e controllare le debolezze. Ok. Sarà fatto in un attimo. Questo lo spiego. Va bene. Dobbiamo andare a fare noi, a metterci noi le pezze sulla barca. Vediamo cosa è successo. Tanto manderanno me, perché devono mandare qualunque cosa. Qualunque lavoro c'è in questo gioco lo fa sempre il personaggio. Qualunque cosa c'è da fare. Erano voci infondate. Il giovane uomo, il giovane signore vive alla sua reputazione. Giovane, non so se è così giovane. Comunque, non è che mi stavano molto simpatici questi. Devo dire la verità. Ma certo, tranquillo, Raffaele. Sì, stendere i panni, meglio farlo prima che arrivi il caldo. Sì, fai bene, fai bene. E poi quando c'è 35 gradi passa la voglia. Da me poi sono sempre giorni molto pesanti come caldo. Va bene, scopriamo cosa c'è qua sotto. No, mi dice che devo andare su. Pensavo che servisse andare sott'acqua. Ispezione del qua sotto? Ma guarda te. Non andare sott'acqua. Lo trovate qua? Se mi lasciassi. Ma come si diverte a sistemare. Non vedi segni di danni. Vabbè. Anche loro lì che cercano. Ci sono danni, no, adesso non ho tempo di metterlo per giocare. Un attimo, no. E l'altro danno dove sarà? Secondo me è sott'acqua. No, hai detto che non è sott'acqua. Ai, eccolo qua. Sì, perché poi crolla tutto, Benissimo. Dice che è tutto a posto, vai. Se mi lasciasse. Abbiamo finito qua? Lei. No, non cadere giù. Ok. Dobbiamo andare a parlare con Hiyanashi, il carpentiere della barca. Ecco qua, mio apprendista. Hai trovato qualcosa che ha bisogno di attenzione? Sembra tutto a posto, dice lei. E dirò anch'io, sembra tutto a posto.
On the port side, vicino, vado a vedere cosa si può fare. Allora uno dei due è un po' danneggiato. Mi spiace, sono rimasto indietro. Non c'è nessun crack. Nulla che faccia crack. Inchino. Ok. Mi sono proprio divertito, anzi. Ho fatto un bagnetto. Certo, mio signore, gli imperiali hanno portato via mio padre dopo la rivolta e non so neanche a chi rivolgermi. La confederazione è diventata la mia famiglia. Qualcuno mi ha detto che stanno rilasciando i proscritti. Magari mio padre si riunirà a loro. Non se posso tornare, ma non voglio più lasciare. Ecco qua. Come va la nostra signora? È pronta per andare a mare? Capitano, abbiamo trovato un piccolo crack nella zona porto. La sistemerò subito. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Ha incontrato un ragazzo. Ti ha raccontato la sua storia? Balbetta quando è nervoso. Suo padre farà i coscritti, come si spera. Gli darà la possibilità di salvare la sua vita. Mi aspetto che voi provvederete per lui. Certo, siete quelli che si uniscono alla confraternica, abbandonano ogni legame. Il vostro giuramento può essere buttato via? Se lo permetto io, sì. Mi ricorda quel ragazzo che ero io 25 anni fa. Dimmi la parola e sarà fatto. La mia famiglia è morta. Conosco solo questo nella mia vita. Se c'è vita per lui a Doma, dovrebbe viverla. Ben detto. La conquista dell'impero, cioè, vabbè, queste sono cose filosofiche. Ragazzi, non ve lo traduco passo a passo questo. Non ve lo traduco passo a passo. L'importante è che capite il discorso. Vediamo un po'. Ok, anche questa è andata. Siamo vicinissimi a risolvere il caso. Forse. Tu mi dici che abbiamo 2 missioni addirittura. Una è... non è qua. Ah, questa qui è quella di Gilgamesh, come no? Ah, c'è anche quella della tartaruga qua. Quasi quasi, ragazzi. Quasi quasi andrei a fare questo. Così la sblocchiamo. Sentite la musica qua? Vi ricorda qualche gioco? Fall Guys? L'ho detto io. Per chi si ricorda i bei tempi su Fall Guys, l'estate famosa del lockdown, questo gioco ha salvato molte persone, no? L'estate lì dalla noia. Non ho mai giocato così tanto online come in quel periodo. Invece la missione ce la fa fare da un'altra parte, immagino. Sì, Anna Mai. Però questa cosa della tartaruga nel tempo è interessante. Ma la mandiamo avanti che i 4 lord ci attendono. Ne abbiamo già buttati giù 2. Mancano altri 2. Periodo Koi, facevo il Savage di Shadowbringer. La caccia alle mount di Shadowbringer. Lurk, ma grazie davvero per tradurre. Figurati, è un piacere. Grazie per il Lurk. Danke schön. Ok. Oddio, quanti ricordi. Sì, io ero talmente ispirato. Grazie per il follow. Con Tchaikovsky. State chiedendo, è 1812 di Tchaikovsky questa. Sì, mi piace anche la musica classica, uno dei tanti interessi. Sono musicista, sono tastierista. Quella che vedete là dietro con un'altra maglia di ricambio sopra è la mia tastiera, che d'estate purtroppo è staccata per metterci il ventilatore. Tornerò a suonare. Appena posso. Gembo. O Gembo.
Sei tornato col Tamate Bako di geomanzia. La geomanzia. Ben fatto, ben fatto. Non è una tartaruga, è un signore della natura. Ma infatti, alla fine io non ho ricordi così spiacevoli di quel periodo. A parte, sì, guadagnare molto meno, ma molto meno, molto. Non ho mai guadagnato abbastanza, purtroppo. Una faticaccia. Però, vabbè, lasciando perdere quello. Ero già più bloccato per uno che era spesso fuori. Però almeno ho scoperto dei giochi veramente particolari in quel periodo. Per cui Fall Guys. Final Fantasy ci giocavo, ma ero molto occasionale. Lo gioco da una vita. Prima su Play 4, poi su Play 5. Oh, che belle bestioline. No, lo voglio anch'io il gatto così, il gattino. C'è uno scrigno nascosto. Sorrow, una volta aperto, uscirà del fumo. Rimani lì e lascia che te lo assorba. Arrenditi alla sua magia e ti trasformerà in un auspice. Ma, aspice? Sei sicuro che sarà una forma temporanea? Sarò onorato di unirmi ai vostri ranghi. Sono troppo giovane per essere anziano. Ma sì, dai, rischiamo, dai, Sorba. Noi andiamo indietro. È curiosa la cosa dello scrigno magico. Vai, Sorban, facci sognare. Ci sarà da ridere sicuramente. Oh no. Scrigno magico. Jack, preparati su Discord se lo hai per mobile. Se no, Telegram ti mandiamo. Manda allora su Telegram. Ma io Discord lo posso aprire, solo che non posso entrare in vocale perché c'ho. Mandamelo dove vuoi. Persone mondiali, bellissimo. Non pensavo avessero fatto una cosa simile. Oh, era un falso, lo sapevo. No, non farlo! Non farlo! Oh no, Tataru! Oh no! Fermati! Metti a patta vongola. Una vongolina, lei. Era proprio necessario, non potevi chiedermelo gentilmente. Una volta che vedo Tataru che viene menata così da qualcuno. Cos'è quello sguardo? C'è qualcosa sulla mia faccia? Mi sa che ha funzionato. Oh, 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 oh. Povera Tataru! La mia faccia, la mia bellissima faccia è piena di rughe lasciate al sole. No, non fatemi questo alla povera Tataru. Te la sei fatta da sola. Sei invecchiata, non è niente di grave. Potrei già essere. Ma io non ho mai visto un Lalafell così anziano, però. Prima volta che ne vedo uno. Non ti avevo detto che la magia. Devi solo sopportarla per un attimo, va bene così. Va bene così. Dillo a lei. È tornata normale. Divino che saluto, che si è unito il buon Raffaele nel gruppo. Povero Tataru è diventata una prugna secca. Se penso che anch'io prima o poi dovranno venirmi anche a me le rughe, prima o poi. Si invecchia, ragazzi. Prima o poi. Non voglio immaginarlo. Però. Soroban è diventato un mostro pazzesco. Hai ottenuto le risposte. In guardia, anche se significa che cercherà di ucciderci tutti. Si è bagnato nella magia del Tamate Bako per più tempo della vongolina. Non tornerà normale velocemente. Anzi, terrà questa. Sarà abbastanza per distruggere il tempio se non lo fermiamo. Ma no. Ma è un alleato, Soroban. Buttarlo giù. Shazam! Bravo, aiutaci. Ok, alziamo il volume che qua si combatte, ragazzi. Musica da boss fight. Sto ancora vedendo. Ok.
No, chi è che c'ha chi è che c'ha il carbuncolo? Sto vedendo. Ci siamo. Allora. Vado su... vorrei vedere... Un attimo, su Discord me l'hai mandata? Sto aprendo, Vediamo se sopravvivo abbastanza... Anche se... Perché uso questa che è un nemico solo? Oh. Discord. Ma sai che a proposito... Maca... A proposito di raid di Shadowbringer, stavo facendo mount farming con la mia vecchia free company prima che si dividesse in 300.000 sottosezioni. Mannaggia, perché le free company non riescono mai a stare al loro posto. Quella inglese, però non quella uguale che ci sono qua, per fortuna, è tranquilla. Ed è successo che ci siamo incontrati per fare, credo fosse una delle weapon, ed era una weapon abbastanza spaventosa, perché è quella che ti devi saltare da una piattaforma all'altra. Quando eravamo in 3 si moriva tantissimo. Quando eravamo in 4 andava molto meglio, però non droppava per noi questa... Ci è voluto una vita prima che riuscissimo. Ma vabbè, ovviamente ci vuole una vita per le mount. Diamond Weapon, ecco, era la Diamond. Dove sono morto? Se mi dice di andare là dentro. Vabbè, lo rifacciamo. Ok, ho ricevuto intanto la... No, bellissima! Bellissima questa. Bellissima questa. Simo, questa è bella. Bellissima questa. Simo era pazzesca. Guarda, non mi vergogno. No, facciamola ancora normale, dai. Ma col Dragoon non voglio perdere. Perché il Dragoon mi trovo bene, non è il mio preferito in assoluto. Per me l'evocatore è proprio una sincronia con quello. Sarà il fatto che puoi farlo abbastanza pigro l'evocatore. Vabbè, devo solo stare attento e seguire quello che mi dice il gioco. Go Carbuncle, go! Dice Tataru. Ma aspetta, quel Carbuncle sarebbe quello famoso che Tataru aveva imparato a usare quando ha cercato di diventare un arcanista? Oh mamma mia, sarà un Carbuncle di livello 1. Di livello 5 al massimo. Siamo messi bene. Se pensa che il suo Carbuncle faccia qualcosa. Desertare è punibile con la morte. Sì, peccato che sei scappato. Vabbè, Tataru lo sa, Ma quanto mi viene a questo? Forse è arrivato il caso di usare il Bloodbath. Ok. Intanto Tataru torna in campo, ma notate la sua utilità, Potresti almeno curarmi, Tataru. Non mi piace il suono di questo. Ecco. Spero di non rimpiangere questo. Si è nascosta dietro di lui. Potrei anche provare a colpirlo, ma da sta distanza la vedo difficile. Era più di quello che potevo gestire. Mi spiace, lo lascio a voi due. Genbu? Ci ha mollato con Tataru? Ma come faccio a sopravvivere con Tataru? Stiamo parlando di Tataru, non è che stiamo parlando di un personaggio abituato a combattere. Che ci ha provato e si è resa subito. Non promette bene con queste sfere. Tataru, non portarmele da me. Era troppo bello per essere vero. Ho sempre la mia ultima risorsa. No, Tataru, non qua. Mi sta uccidendo lei. Ho ancora 10 secondi per recuperare.
Life Surge. Il Trabuco degli arcani, sì lo so, infatti, per quello che dico. Faceva strano vedere Tataru che è tornata a combattere. Ma molto strano. Non era andata molto bene l'altra volta. Ecco, finalmente posso usare questa tecnica. L'ho tenuta apposta per le situazioni disperate. No, mi becca. No. Stai lontano. Non riuscirò mai a fargli danno se lo becco da questa distanza. Ok. Ci siamo, Ma non è lui il grande problema per me. Ah, dov'è? No! Mi becca. Terribile, Mi ha ucciso. Proprio alla fine. Vabbè, ma siamo alla difficoltà, è un trial singolo. Non c'è la gente online che mi piglia ammazzate se sbaglio. Perciò non mi vergogno troppo. Ma siamolo un filino solo. Non proprio dei risi, troppo. Cioè, poi usa la stessa mossa senza far nulla. Facciamola easy. Passiamo negli ingredienti. Vediamo come va. Non mi aspettavo di prendere lui. Anche perché l'equipe è buona. Sono quasi all'episodio 100, fra l'altro, io con Final Fantasy XIV. È stata una lunga avventura, tutta in live. Ho fatto anche altri episodi extra, quindi a 100 ci sarei già, ma diciamo di trama sono circa 100. Sì, si vede che è molto più facile, no? Si vede, sì. Non vedo l'ora di tornare su Play 5. Non avete idea del lag. Cioè, stavo stenendo i panni, fa caldo o boia. Sì, Raffaele, fa caldo. Io penso che qua avevamo la punta di calore 2 o 3 settimane fa. Quando c'è stato 3 settimane fa, a fine giugno. Avevamo 40 gradi. Erano già 35 la mattina. Domani comunque farà caldissimo. Andrà meglio. Speriamo stavolta di vincere. Siamo partiti bene. Lo chiedo subito. Che tempo fa Eboli? ...30 gradi ora. 42 gradi di percepita, ok. So del lag, ma MPG ce l'ho su Sargatanas. Oh mio Dio, dov'è sto server? Dov'è Sargatanas? Sta in Asia? Eh sì. Sta in Asia, non mi sorprende. Sì, ma guarda, Tataru mi manda le cose esplosive a me. Cara Tataru, fidiamoci. Non vedi che sei inseguita da roba che vuole esplodere? Allora, io sicuramente il Summoner, perché ci sono affezionato, alla fine lo faccio con tutti. Percepiti 42, lo so. Da me 39, comunque, non è che percepiti oggi. Siamo lì, Anzi, forse domani 39, oggi 38. Wow, come mi va bene oggi. Tanto quello che conta è il caldo nella stanza. Ieri avevo 32 gradi tutto il giorno nella stanza. È stato un periodo a giugno che avevo 33-34 gradi giorno e notte. Si moriva, non ho il condizionatore, quindi mi beccavo solo ventilatore. Però il ventilatore mi mandava l'aria calda. Soroba non posso beccarlo, perché ha smesso di... Comunque sì, diciamo sicuramente l'arcanista, però il Dragoon mi piace lo stesso. Anche se preferisco, diciamo, combattere dalla distanza. E il macchinista è una cosa che ho rivoluzionato. Per me è stato rivoluzionario. Il macchinista mi diverte tantissimo perché colpisce dalla distanza e ha tutti questi strumenti a disposizione. Mi trovo bene anche con quello. Sta in Nord America, l'alternativo su Omega. Vabbè, Omega sì. Mamma mia, quindi hai scelto Nord America come server principale. Ma come mai hai scelto lì? Dici che si trovava più gente per giocare? In Europa non è messa malissimo, tendenzialmente. Quelli di Light vanno bene in realtà, quelli di Chaos un po' meno. Perché a volte si trovano... Cioè in Chaos impiega una vita a trovare le cose. Su Light più o meno, qualche minuto. A parte che dipende dal periodo.
io uso anche tanto, e non so quanto sia affidabile, SteamDB. SteamDB mi fa vedere il numero di giocatori, principalmente vedi quando il gioco va bene e quando il gioco non va bene. Per vedere. Ovviamente non contano i giocatori del PC, scusatemi, cioè no, del PC, della console. Però ad esempio se vado a vedere su SteamDB, sperando che non mi bannano per far vedere queste statistiche, perché non ne parlo male, non è che Square deve arrabbiarsi, e di qua c'è stato un boom, era calata a 20.000 giocatori, adesso sta reggendo abbastanza bene l'estate, sta reggendo meglio che reggeva ad aprile. Un po' di gente c'è, vuol dire comunque giocatori li trovi, certo non ne trovi tanti come a maggio, ma è abbastanza messo bene, dai, non posso dire che stia crollando tantissimo, anzi, finché non si scende sotto i 20.000 giocatori, è già di mattina, tutta questa gente qua, già di mattina. Certo, vedete, il picco l'ha fatto con Down Trail, no, forse non è neanche il picco l'ha fatto con Endwalker. Down Trail, però non è messo male, comunque è un gioco che ce li ha. Se tu vedi, e mi spiace perché ogni volta ho sbagliato, mi spiace perché ogni volta finisce. Marathon, ragazzi, uno vuole giocare a Marathon, che fa? Gioca a briscola con se stesso, deve giocare a solitario. Marathon è un disastro, non si salva più. Marathon non si salva più. Marathon, davvero. Ciao Fox, a proposito di volpi, seguito amici di amici del 2015 per chiusura di PS Home. Oh mio Dio, che bello PS Home che era, mamma mia che bello che era PS Home, ma quanto era bello, veramente, quanto era bello PS Home. Fox, guarda ti mostro una Kitsune, ovvero una volpe che ti parla anche insieme. Questa è tutta per te, Fox. Cura il Kitsune. Che carina, sì. Sono tutti animali sacri qua. Abbiamo incontrato anche Son Goku, ovvero Son Wukong. Ok, tutto ciò che era forte una volta era debole, so roba, neanch'io non sono un'eccezione. Immaginare una tartaruga che arriva a quei livelli. Buongiorno, buon pomeriggio, buongiorno. Beh, se è la stessa cosa, fa un caldo, ragazzi. C'è questo caldo qua ormai. Ti è arrivato il temporale, Fox, ieri? Da te? Io sono ancora bloccato la mia Play 5, ragazzi, l'ho detto, messa malissimo. Voglio evitare di mettere questo messaggio su schermo, però ogni tanto lo metto, ogni tanto lo tolgo, ma perché mi dà fastidio avere questo messaggio. Però, ripeto, non sarà 150 euro, sarà di più, perché è una scheda madre guasta e il tecnico non la trova. Se non trova la scheda madre entro fine mese, proverò a comprarmelo poi io appena ne ho la disponibilità nuova. Mi scoccia perché se hai la possibilità di riparare qualcosa, falla riparare, ma se non puoi è un disastro. Fox è un disastro, guarda. Non ci sono buone notizie sulla Play, non ci sono proprio. Cioè non ci sono buone perché semplicemente non trovo una scheda madre. È stato il vento forte. Meno male. Qui siamo avanti con la trama. Da me ha fatto tempo. Anche a me 6 del mattino. Io sono in Piemonte. Ero lì tranquillo. Mi sono trovato tuoni, diluvi. Ho dovuto staccare tutto dalla presa. Ho detto, ma che cavolo, ero tranquillissimo. Poi ho colpito la mia zona, ha colpito Alessandria. Beh sì. Se sei della zona di Pavia, guarda, quell'ora lì l'ha devastata. Pavia e Milano l'ha devastate. Stavo guardando perché dicevo, ma guarda che va via. Poi inizia a spostarsi verso Robbio, dice iniziano ad andarsene Robbio, Mortara. Quando va lì dice, vabbè, se ne sta iniziando ad andare da me. Però, ma perché io qua sono a fianco della Lomellina. La Lomellina è già in Lombardia praticamente. Un po' al confine col Piemonte. Quindi sono proprio lì. E becca sempre quella zona, becca sempre questa zona qua. Confine. Aria bollente e pesante. No, ma guarda, Raffaele, io però non ti consiglio il vento che c'era ieri. Distruggeva tutto. Jack, mi dispiace, con sempre generazione non trovi nulla. Ma lì è anche il tecnico che è greedy, come si dice in inglese. La parola in italiano sarebbe avido, ma avido si intende forse un'altra cosa. Greedy perché vuole pagare poco alle aste, così da guadagnare di più sul lavoro. E quindi vuole farsi soldi, ma se lui non offre abbastanza, le aste le perde. E poi dice, non le trovo perché non riesco a ottenerle.
capito, ma se non... Adesso è una settimana che non so più nulla, un'altra settimana. È 3 mesi che vado avanti, 3 mesi ragazzi, quindi... Visto che ho il compleanno il 4 di agosto, speravo almeno di avere il ritorno della console, essere felice. No, ma neanche, guarda. Posso essere felice lo stesso, è che piango se sono senza console. Ci perdiamo entrambi. E questa è avidità, però. Perché prima lo manda al centro della Sony, quello a Milano, e il centro Sony Milano gli fanno la diagnosi, dicono la scheda madre è partita. Lui non dice fatelo voi, me la mandate indietro, dice me la faccio io. Non vuole i costi, non vuole costi extra, quindi vuole farlo lui. E però lui poi non ha la cosa in casa. Se là diceva vabbè, scheda madre, riparate la scheda madre, vi pago quello che c'è da pagare e mi faccio pagare quello che c'è da pagare. Si faceva, ce l'avrei già a questo punto, perché loro ci facevano tutta la diagnostica, facevano un lavoro perfetto, come da manuale, proprio resettata allo stato puro, diciamo rigenerata praticamente. Anche se ovviamente una rigenerata costa 400 euro oggi, insomma, prezzi assurdi, forse anche 450. Comunque andiamo avanti con questa missione. Andiamo a sbloccare il terzo Lord. Abbiamo affrontato Byakko e Genbu, prima Genbu poi Byakko. Mancheranno Suzaku e l'altro non me lo ricordo, perché sono quelli della mitologia giapponese e cinese. E aspettiamo ragazzi, aspettiamo. Sto mese posso solo aspettare, non ho la possibilità di prendermi la console. Però è partito che doveva essere l'alimentatore, 150 euro, e già era tanto. Scheda madre ha detto circa 250, poi vediamo. Adesso non so neanche se me lo fa. Se non me lo fa, se poi avrò io la possibilità di comprarmene una, gli dico, io la voglio indietro, guasta, non me ne frega nulla, la tengo lì come cimelio. Questa è PlayStation, ha sopravvissuta 2 anni e 2 mesi e poi ha perso la garanzia. 2 anni e 2 mesi, giusto il tempo per perdere la garanzia. Cosa è successo? Il liquido di raffreddamento è calato nella scheda madre, è calato giù, col caldo della scorsa estate, è iniziato a darmi i primi problemi, poi sembrava andare tutto bene, poi di nuovo col caldo è tornato a fare perché c'era caldo a maggio è stato caldissimo da me, allora ho avuto grosse difficoltà. Qui c'è qua Fury tutto l'anno, ecco qua la canzoncina. Ok, va bene, abbiamo 2 missioni principali per oggi. La trama principale che voglio mandare avanti, perché c'è Tsuyu che, cavolo, che chissà che danno che ci combina. Per la rivendicativa, ormai le mani sporche. Chissà perché i problemi sono sempre finire. Ma va a Fox a me sempre, anche se una volta la PlayStation 4, ma la mia PlayStation 4 era nata male, ma proprio nata male, e non è un'offesa, veramente era nata malissimo la mia PlayStation 4, perché fin dal primo giorno dava problemi in dashboard, ma era roba di poco conto. Aspetta, mi brucio nel vulcano. Non mi lascia andare. Il gioco è sveglio, lo sapeva che qualcuno ci avrebbe provato. Purtroppo. Allora, spostiamoci veloci. Dicevo, garanzie sì, è un bel dramma, guarda. La mia PlayStation 4, dopo 1 anno, pam, subito, era in garanzia. GameStop me l'ha fatta riparare, mi torna, aveva di nuovo comunque dei problemi, non è che era ancora sistema. E dopo è proprio partita, dopo 2 anni, è partita. E lì ho dovuto cambiare PlayStation 4, era una roba folle veramente, partiva l'ora, hanno cambiato la batteria, niente da fare, non era neanche la batteria, perché se capita il computer, normalmente gli cambi la batteria CMOS, sei a posto. The Firebird Down Below, mi sa che questo è su Zaku. Uccello di fuoco. Abbiamo il nostro Vivi Gigi che ci segue. Grande avventuriero, coraggioso. No, devo tornare al tempio. No, adesso voglio andare a vedere Lord Yen. Cavolo, è troppo importante. Lo so che è poi da fare sta cosa, ma no. La faremo. Andiamo prima a fare la missione di trama. Sto un po' spostando fra una e l'altra su Zaku.
Perché voglio più che altro... Io sblocco quello che mi farà sbloccare. Che poi, ripeto, io volendo fare i trofei su Play 5 non posso andare avanti col mio file principale perché voglio sbloccare il trofeo che finisco la patch che sto facendo. Ho paura che poi dopo, se io riprendo, non mi sblocca più quei trofei lì. Ci scoccerebbe davvero. Perché non so se i trofei di trama poi te li sblocca se tu sei più avanti. Cioè sono proprio alla fine di una missione della Post and Walker. Altrimenti andrei avanti per conto mio, mi divertirei anche, ma non posso. Sono bloccato da quello. Un po' di Fall Guys, ragazzi. Si sente la musichetta, eh? Non lo so, non ho la cifra. Guarda, ormai neanch'io. Però so che sulla 4 non è che sono messo malissimo come trofei, però sono molto grinding quelli che ci sono da fare. C'è da fare anche le leve quest. Leve quest, ragazzi. Chi più fa nel 2026 le leve quest? Specialmente quando hai tutti i job sopra 50. Poi in passaggio, sì, torniamo all'enclave. E vediamo cosa ci attende qua all'enclave. Comunque sì, Fox, purtroppo il problema è sempre quello, l'attesa. Ho imparato di nuovo la pazienza. Io sono sempre stata una persona paziente, però con questa generazione i trofei sulla 4 sono quelli vecchi. Sì, è vero, è vero, è vero. Ho un 58%, non è neanche così tanto, però. Non è neanche così tanto. E veteran log, perché con tutte le cose di botanica e di diciamo minatore che ho fatto era inevitabile che la sbloccavo per poi. Sì, infatti. A me piace di più il gathering che il crafting. Il crafting non è che sia male, ci mancherebbe altro, però il gathering è proprio divertente, veramente. Almeno come gusto personale. Mi piace andare a beccare roba in giro. Dopo un mese l'ho rimesso il palo per sostenere la corrente. Oh, meno male, Fox. Da me devono fare un lavoraccio, devo fare per la connessione. Anche se non mi è più caduta. Mi è caduta tipo 3 notti fa, una sola volta. E però poi mi rimane stabile. Solo che con tutte ste piogge il rischio c'è. Che mi torna di nuovo a cadere internet. UG e Alfinaudo hanno completato il loro compito prima di noi. La Confederazione ci darà la nave. Ecco, ok, andiamo. Qua per me è indifferente, facciamo strength. Ma non è che sono così fan di queste cose. Ecco qua, un bellissimo scambio. Sicuramente per persone che si rispettano, figurati. Ormai. Ieri hanno tolto la corrente, ma ce l'hai un motivo per cui? Ah, per fare quel lavoro allora, vero? Per fare quel lavoro lì. Mi piace che c'è sempre il buon Pep alla sera, ma anch'io non riesco mai a seguire. E Pep lo seguirei volentieri, guarda, bravissima persona, mi fa troppo ridere anche. Però nel frattempo, a proposito di Final Fantasy, sapete, chiude Ever Crisis, quindi vorrei scaricarmelo su Steam e registrarlo. C'è ormai quasi l'intera storia del 7, dovrebbero concluderla a settembre. Perché no? Perché non averlo come archivio, visto che è un gioco che chiude e non sarà più accessibile dal 6 ottobre. Anche se io spero che lo tengano, ma non hanno già detto che non lo faranno. Tenerlo online, cioè tenerlo solo per giocare, senza funzioni. Era buio nella nostra via. Ah, guarda Fox, a volte manca la corrente. Spero che non avevi nulla di acceso, perché computer e TV, specialmente TV di nuova generazione, si danneggiano per questi sbalzi. Io per una cosa simile che si era sparita la corrente e poi tornata subito, mi si era fulminata la TV della Samsung, in garanzia, me l'hanno fatta mandare ad Alessandria, sono venuti a prendermi, hanno dovuto pagare i costi nonostante ero in garanzia, perché per i trasporti, ragazzi, è stato allucinante.
Sono stati anche veloci, bravissimi da Alessandria, però ripeto, delle robe assurde. Dice, ma se era 55 pollici te la mettevamo a posto in casa. Se sono 50 no. Ma che cacchio. Il mio scrivania, 50 pollici, non ci sta di più, cade giù. La nuova TV nuova, per aver 2 volte saltati i LED dello schermo. L'abbiamo buttata. No, ma infatti, lo so, te lo sto dicendo, Fox. Io ho avuto... Lascia perdere che ogni volta col decoder, sai che purtroppo ho ancora una TV che va a decoder. E quindi tutte le volte si fulmina. E allora mettiamo a posto. Tutte le volte c'è da cambiare il decoder. Ho sempre una trentina di euro, 25-30 euro ogni volta. Il tuo party assemblato, speriamo. Ah yeah! Si va avanti. Dai, riportiamo a casa la nostra gente. Mi piacciono questi, mi piacciono. Ma poi anche io qui stavo allenando. Ho preso i pesi, stavo allenando. Da maggio che non posso più allenarmi per il caldo, ragazzi. Io non vedo l'ora di... Ma le TV dicono che adesso costano molto meno perché loro guadagnano tutto dalle pubblicità. È vero, ragazzi, oggi una 50 pollici te la tirano addosso, perché veramente ti tirano un prezzo che una volta te li sognavi i prezzi così. Alziamo un po' il volume se parlano. Dialoghi, ragazzi, sono sacri per me, anche se ci parlo sopra. Quindi insomma voglio portare Ever Crisis, diciamola così, sperando che le meccaniche gacha non mi diano problemi. Questo qua non puoi allenarti. Io mi allenavo alla sera, che dovrebbe essere l'orario più fresco, almeno che non te la fai di notte, figurati. Non riesco più, ti faccio al massimo qualche piegamento. Va bene, Raffaele, fai. Riposati, rinfrescati. Oh, le nostre negoziazioni sono terminate. Un nuovo passo per Doma per una coesistenza pacifica. Sì. 平穏無事に捕虜交換が終わることを願っている。ところで、そちらのコンテナの中身について伺って。Qual è lo scopo di questi container? どうにも気になるものでな。Infatti dice perché c'è questi container? ああ、これですか? Materiale che potrebbe essere utile per la ristorazione di Doma. Ve li volevo regalare dall'ultimo incontro. Abbiamo tanto di cui discutere. Sì, sicuramente non sarà nulla di pericoloso. Oh, che generoso. Non mi aspettavo tale compassione. È ben accolta. Abbiamo già la via di fuga pronta. Anch'io ho il codino, però non ho quello da samurai. Ma avrei dovuto farmelo qua. Ti stai riferendo a me, signor Yen? Eccola qua, tornata la malvagia Tsuyu. Ciao Tsuyu. Orfana di Neuri, vedova di Sashihai. Dice il re di Doma. Tu e la tua gente siete mie da governare, mie da punire. 記憶が戻ったのであれば、そなたも捕虜交換の対象。大使殿と帝国へ帰るというなら認めよう。だが、未だドマ代理総督を名乗るのは認められんな。Ok, è fuori il rumore. Oggi veramente sono tanti rumori fuori. La mia posizione non è vostra da decidere. Cari signori. È proprio odiosa quando è così. Chi resiste alle leggi dell'impero deve essere punito, eliminato. Questo ordine è stato dato da me dal signor Zenos. Lord Zenos. E oggi vince l'impero. Asai è contento. Regnerò in questa palude putrida e pestilente finché tutti voi non sarete spezzati. Ecco lo specchio.
Questa terra non conoscerà l'alba. Porterò oscurità e affogherò tutti in una notte eterna. E sopra di voi ci sarà la luna distante. Luna. Si dice Tsuki in giapponese, la luna. Cristalli, ecco cosa c'era dentro. Che bel regalino che si è fatto. Vuole ascendere. Anche lei è divinità. Che cosa ha fatto? Oh no, è un'evocazione. Supera l'umanità in questo modo. Mi spiace, però. Era proprio destino che dovessimo affrontarci in uno scontro finale. È triste, Ripeto, il gioco è tristissimo. Però che bella grafica, la luna. Ciao, luna. Dove sono i conigli sulla luna? Non li vedo. Eclissi lunare. Sì. Sì. Non è più una normale umana ormai. No, bellissima questa immagine, veramente. Vorrei fare tanti screen, ma non riesco. Proprio belli. ドマ人の女が万神召喚を行った。これは明確な協定違反だ。捕虜交換は中止。撤退準備を急げ。しかし皇帝陛下の代理者たる全権大使に逆らうのか。いいな。撤退準備だ。 Scappare. Ecco qua. Mamma mia, come odioso Asai. Non è che Maxima lo apprezza moltissimo. Saluto imperiale. Mio signore, rimani indietro. Mi sta chiedendo di scappare. Lasciate questa a me. Ma sembra che lei trema. Un totale nemico. Sarei inutile invece che un aiuto. Ma non è vero, perché è fortissimo per lui. Perché venerdì prossimo cerco di farvi sbloccare il... Sapevo che non saresti scappata. Riesco a vedere la forza che viene dalla tua luce. Era destinata questa battaglia, destinata a combattersi. Sono divenuta Tsukuyomi, la dea della luna, divinità della notte. Quale potere va contro questa magistrale? Celestialità magistrale. Sai contrario. Maestà celestiale. Porterò tutto nell'oscurità. Guarda il destino di Doma. In un futuro dove il sole si risorge ancora su questa terra. Ma c'è l'ultima speranza. Eccola la luna. Dipende Simo che ora finisco, solo perché non perché non voglio io, ma perché poi vado a preparare di là. Vado a preparare in cucina. Tanto. Ok, Castrum Fluminis. Ci siamo.
Non vi farò aspettare. Vado subito a far partire questo Castro Fluminis. Questa è la trama principale, ragazzi. È partita subito! In questo caso è donna, perché c'è una versione maschile. E dovrebbe essere la dea della luna. Oltre viene in mente quello di Naruto. In effetti, è un'altra cosa. Quella mossa lì. Capisco. Divinità lunare, è anche abbastanza arrabbiata. Comunque, che fortuna, ragazzi. Un DPS che fa partire. Mitologia giapponese. Sai che non lo so se è maschile o femminile. Dea della luna, sì. Fratello della dea del sole. Ah, e vabbè. In questo caso, ma qua il motivo si spiega che è una donna che è ascesa. Sai com'è? Il motivo si spiega così. Ehi, vai hole. Dai. Niente. Fuma anche così, E no che non salto sta scena. No che non la salto sta scena. Va bene, godiamoci la battaglia. Spero che il volume vada bene. Questo è quel tipo di battaglia che avrei voluto farmela dalla distanza. Doppiaggio inglese su Yomi non mi piace per niente. Le sentite in inglese? È diversa? A me piace l'eleganza che ha in giapponese, soprattutto anche quando ha la voce spezzata, è veramente spezzata. In inglese ci sono dei personaggi che risaltano tantissimo, anche bene, però tendenzialmente dipende dal gioco. Ci sono dei Final Fantasy che preferisco in inglese, altri che preferisco in giapponese. Final Fantasy XII ho provato in giapponese e non riuscivo proprio a giocarlo, secondo me mancava carisma, ed è strano da dire. Invece in inglese Final Fantasy XII ha, diciamo, un po', ha anche merito anche di Baltier, quell'accento shakespeariano, tante cose belle veramente in inglese Final Fantasy XII. Casting, la voce da vecchia. Può capitare a volte di sbagliare casting, forse non si aspettavano che il ruolo sarebbe andato oltre la trama, sarebbe diventato così emotivo, sensibile dopo, può essere. Ok, cominciamo a distruggere roba. E questa è la fase 1. E tu preferisci giocarlo in inglese, Rick? Cioè, per carità, va a gusti, come dico, con ogni Final Fantasy devo valutarlo perché a volte è veramente difficile, ci sono dei giochi che sono bellissimi in entrambe le lingue, guarda. È impazzire a scegliere. Ah, solo Tsukuyomi, ok. Veramente? Ah! Ma perché ha cambiato doppiatrice per Tsukuyomi? Che strano. Sta cosa è stranissima. Guarda la parte emotiva, lo spettro della matriarca, lo spettro del patriarca. Farò contenta gente del potere che dice buttiamo giù il patriarcato. Abbiamo appena buttato giù il patriarcato, ok. Spettro della terra. Vabbè, ormai. Sì, ma se riuscissi a colpire. È a terra lei. Ecco lo spettro di Asai. Io voglio beccare quello vero, non questa carogna qua. È solo uno spettro questo. Non ha fatto niente. Il piccolo verme a sangue freddo, dice. Avrei dovuto essere io. Aia. È lo spettro di Zenos, il suo signore. Sei venuto a dare giudizio al mio fallimento. Tagliami, affettami. Sparisci, dice. Stai dietro di me, Tsuyu! È arrivato Gosetsu a salvarla, ragazzi. Bellissimo. Gosetsu la salva ancora. Veramente. Io mi ricordo che il motivo per cui avevo messo il giapponese, principalmente in questo gioco, sì, è bellissimo, lo dico magari dopo. Gli dei ci hanno risparmiato, ma non possono darlo fino alla morte. Infatti, come dire, non puoi morire. Tsuyu deve sopravvivere. Magari è troppo tardi per me. Magari non c'è redenzione. Ecco, fase 2, ragazzi. Qua.
Starò un po' più zitto, vi lascio godere l'atmosfera. Nell'oscurità giace la Spider Lily. Dal guscio mortale io rinasco nuovo. Soffusa con la notte io prevarrò. Oh cacchio. Siamo luce. Sono luce. Oscurità. Luce. Notte. E non posso aiutarmi. Mi spiace. Luce. Notte. Luce. Notte. Vedete il simbolino, eh? Quando lo spiegherò a Gigio impazzirà. Quando la farò lui. Porro Gigio. Guardate lo sfondo, gli alberi. Non siamo più dentro una fabbrica. Questa è la stessa metà di arena fino al 3 stack. Ah beh sì, ci sta però. Se riesco a evitarla è meglio. Le ho prese stavolta. Mi hanno proprio menato. Ciao. Ricorriamo le maniere forti. No, non ancora, non ancora. Dark Blade. Se non giochi caster avrà un grosso potere da fare avanti. Sì, è vero, se sei caster, cavolo, devi stare fermo. Tanto io le sto attaccato. Non mi creare grossi problemi. Bright Blade. Mi viene in mente una battaglia, mi sa che è quella del Moguri, quella che... Sì. No! Qualcuno ha già usato la mossa finale, vabbè, ci sta. Ma l'hanno buttata giù. Piogge di meteoriti, bellissimo. Tormento fino alla morte. Le mie mani insanguinate hanno molto da ottenere. Ok, vi ho dato la grazia. Piangiamo tutti insieme, ragazzi. Ho imparato su Sarga, Bright Stand on the Right. Urca. Ciao Raffaele. Spero la Spagna. Spero la Spagna. Sta già diventando una cosa politica, spero la Spagna, perché non per politica. Dà fastidio vedere che dico, deve vincere l'Argentina, deve vincere... Mamma mia. Se fosse soltanto sport sarebbe meglio, ma sempre politica. Abbiamo... Lei ha aspettato di ottenere la sua raccomandazione. Ok. Andate giù. Portiamo rispetto, ragazzi. Mi raccomando. Ci ha mollato un personaggio dei migliori. Ciao Tsuyu. Già, confermo. Mi dà sempre fastidio vedere, ma perché lì c'è il nostro amico. Ma non mettete la politica in mezzo, non mettete la politica in mezzo. Forza Spagna. Ma a me l'Argentina sta simpatica, ci mancherebbe altro. Ok, non è morta, dai. Lio e Tsuyu. Si è svegliata la bestia in lei. Chi è che le ha sparato? Sempre la politica. Per il resto la solita cosa. Che l'Argentina c'è un presidente che è amico di quello che gestisce la nazione dove si fanno i mondiali. Ma non voglio parlarne adesso. Avete già capito. Ecco, proprio una canaglia. Ma basta sparare a tua sorella. E la vede come un fallimento lui.
È suo fratello. ダメですよ。 Devi proprio imparare a finire il lavoro. Me l'ha detto me che l'ho risparmiata. 後人族に献上させた神器と手土産のクリ Tanti スタルで召 cristalli, 喚させた una 即 bella 席の evocazione. 万神といって Ma も che debole Akon 一 che 応は神の端 era くれ un なん dio です quello. から La minaccia da buttar giù. Non era una divinità. Era una divinità, ma non era abbastanza. Asai spera di far carriera così. Che ostilità! 万神は帝国にとって Questi も敵なんです esseri sono nemici giurati dell'impero. Ho fatto il mio dovere di ufficiale imperiale. Non prova nulla per sua sorella. Ti arrenderai alla rabbia? Vuoi uccidere un emissario venuto per eliminare un nemico caduto? Certo che non puoi. Brucerai dei ponti che hai lavorato così tanto per costruire. Come dire, è tutta colpa di lei, io non c'entro niente. Oh, sono già cenere. La donna di Domo l'ha visto. L'impero non può allearsi con una nazione che rifiuta di rinunciare alle vocazioni. Penso che sia chiaro. Ma com'è odioso. Se avesse avuto il doppiatore di Akechi di Persona 5 sarebbe stato perfetto. Il potere che le ho donato. Doveva essere io a comandare Doma. Avrei ripagato la sua fede. Avrebbe fallito anche lui. Nessuno in vita lo ama quanto me. Invece questa meretrice ha tradito la sua fiducia. Inutile pezzo di spazzatura. Parolacce che non dico, un po' esagerata adesso. Oh, finalmente. Non era morta. Grazie mio caro fratello per il tuo regalo. La vendetta. Suyu siamo tutti con te. Bene, trafitto con 2 spade. Questa gente, la nostra gente, ignora la corruzione che va sopra la superficie. Sotto dove è sporco e rotto, non parlano di cose che distruggerebbe le loro vite. Sì, lui sì. Sono fratello e sorella. Lei era una brava persona quando ha perso la memoria, era felicissima, ma lui l'ha voluto proprio romperle tutte. Farlo impazzire. Come te, Asai. Fai sempre finta di non vedere. Tu sei il primo che ho giurato di uccidere. E non l'ha mai ucciso. Di grigna i denti. Che piacere. Sapevo che la mia fame era insaziabile, ma ora sono soddisfatta. Il finale tragico di una tragedia. Alla fine è quello che lui ha portato, con quello che ha fatto. Dovresti sentirti onorato, mio caro fratello. Ho mantenuto le mie ultime forze solo per te. Ciò che lui ha creato di cui è punito, sì, è stato lui a spezzarla, farle vedere i genitori, queste cose qua. È stato lui a spezzarla.
doppia kill. Ok. Di solito non va così sul tragico Final Fantasy, però questo qua tocca delle vette. Grazie Raffaele, buona giornata, spero che oggi sia un po' più fresco. Te lo auguro davvero. Cosa c'è? La strega di Doma presto sarà morta. Grazie. Cavolo, ne ho dette di cose. Pensavo avesse detto più roba. Un po' breve come frase. Hai parlato per mezz'ora. Mi spiace. No, mi spiace, ma è giusto, Da un lato è giusto. Gozetsu piangerà per te. Tsuyu meritava un destino più gentile. Invece è una tragedia. La sua felicità non sarà mai di questo mondo. Ah, si ricorda di quando è stata smemorata. Mi chiedo se quel frutto è dolce come lo ricordava. No, ma non ditemi queste frasi. Dai. Era veramente triste. Lord Zenos. Zenos è uno che non vuole morire. Non può morire. L'abbiamo già sconfitto, l'abbiamo distrutto, ma è ancora vivo. Sopravvive in condizioni assurde. Questa è la storia di Asai. Tu sei nato a Doma, vero? 私ごときの名を覚えていてくださったなんて。なんなりとごEra めんください。 remissivo. Ti nomino ambasciatore plenipotenziario. Sarai la voce dell'imperatore. Annuncia la tua intenzione di chiamare la pace. Pace? ありますか。そうだ。ただしその傍らで Sarai il vice 当地にて代理総督世津湯を見つけ出せ。 Il mercante del welcome. Cioè, ma lei vive ancora, ma certo. Welcome. Sei Salvatore a Montemaggiore, quello di Mafia 2. Non ricordi? O era dell'1 forse. Cioè che era dell'1. Era quello che risolve i guai. 奴には信仰心などつゆほどもなかろうが、 La fede di Yotsuyo è の神が assurda. 息づく東方の生まれならば、より知 Ma ら lei に sta は cresciuta per ない credere nei cani. Sei ベ tu. ニコーラの神器と Lei なす era べき destinata a 願い diventare quella roba lì, una 神の divinità. 一つも下ろせよ。 Fox, Leon S. Kennedy. Beh. Mica pizza e fichi, Leon S. Kennedy. Non so più l'abitante da questi inutili, no? Ora sei assolutamente il mercante pieno di armi fino ai denti. 願いにとらわれた生ける亡者となり果 Occhio て che る Gigio ci だろう offende. がな。 Gli puoi dire, vedi che abbiamo Fox e un altro Leon. Ti ricordi quando si chiamava Gigio S. Kennedy? È stato quel periodo lì, ご恩返しす Ha ること cambiato を nome. 夢見てきました。ご命令を遂行すること Io me lo に ricordo. 何ら迷いはありません。 Ho sognato di ripagare la benevolenza. Non lo noterà. 万神一つを召喚させたとて、ドマの反乱軍には神殺しの英雄がついているとか。 Non ricordo. 殿下の深淵 Poi è なる先 cambiato. の真意を
お聞かせいただけませんか？ Era quando su Eurotrack aveva Ada con lui. Cioè, aveva Ada sul furgone. Come passeggero. Gli Eiko sono solo un messaggio. Insegnamenti pacifisti del popolo. Vabbè, ma Zeno sa quello che fa. Peccato che quello che fa è malvagio. Ma lui lo sa benissimo cosa sta facendo. 貴様が我が手となり継承を Diventerà il mio agente scelto. 世界を真の意味で救済するためにやってくれるな。私が殿下の手。はっ、やり遂げてみせます。必ず。 Ok. Era proprio fedele, ma ha trattato così male sua sorella. Mio signore Lord Zeno, lui verrà per te. Sì, verrà per me. A me non crea problemi. È qui che il gioco ha iniziato ad avere immagini più crude, perché prima era molto soft. Se vedi una morte di Evansward era molto molto più delicata. Sì. Tanto ho già capito cosa è successo. Lei se n'è andata. Perché i kami ci hanno risparmiato solo per infliggere emotional damage, esatto. Solo per darci questo dolore. Lui forse preferiva che morivano da nemici, guarda, piuttosto di soffrire così la sua perdita. Ci stiamo avviando verso un'espansione che sarà il relax e la gioia pura, già dal nome, Shadowbringers, portatore di ombra. Ci avviciniamo, eh. これで帝国との和平も崩れたか。お待ちください。逃げたものとばかり思っていたが。Maxima. Pensavo fossi scappato. Ho avuto pensieri di fuga, ma le nostre negoziazioni devono raggiungere una conclusione soddisfacente. Ma bravo! Uno intelligente, lo sapevo che era intelligente. Ha gli occhiali, i capelli all'indietro. Ho visto una visione del passato di Azari. Cosa? Hai questo potere. La tua visione hai visto Lord Zenos che dava gli ordini. Lui mi crede. Lui mi crede pure, ragazzi. Sì, fidati, l'ho visto io, quindi è giusto. Ma Zenos è morto. Si è eliminato da solo dopo la battaglia della mina. Così pensavamo. Ha evocato Shiryu. Ho visto il suo corpo con i miei occhi. Oh, senti. Lord Zenos è veramente vivo. Ci ha garantito al nostro gruppo un incontro. È stato gravemente ferito, ma il suo recupero procede bene. 一体どういうことなんだ。確かにゼノスは死亡し、埋葬までされているというのに。 Sono d'accordo con la confusione dell'ordine. Non ho dubbi che credi a ciò che dico. Qual è la spiegazione? Un impostore è finito a corte
L'idea è inconcepibile, assurda. Beh, conosciamo un tipo di nemici che sono in grado di prendere corpi morti. Conosciamo. E ci stanno dando tormenti dall'inizio del gioco. 徴用兵らは我らがすでに脱出させているが、こちらには未だ捕虜たちを返還する意思はある。私は和平を望む民衆派です。朝日大使が不慮の事故で死亡したとなれば、自責である私に捕虜交換を進める権利 Anche a costo di essere noioso, vi lascio nei social nel caso che qualcuno avesse voglia e piacere di unirsi al gruppo, che è quello in basso. È un posto tranquillo, non ci sono 300.000 messaggi al giorno. では、私は返還いただいた捕虜たちを船に移乗させ次第。 Non c'è spam, significa che non ci sono 3.000 link di live di persone che vanno in diretta. Pilus. Attenzione che sento che il tradimento ti attenderà. Eh sì. Pilus è tipo Pilato. Posso accompagnarti alla capitale? Alfinaul, sei impazzito. Ma guarda, in postoro no. Se Zenos istruiva Asai, l'esperienza ci dice che c'è un Ashan che ci attende, o qualcuno che lo dice. I nostri nuovi nemici. Sì, esatto, ma è chiaro che è stato posseduto da qualcosa. Vuoi condividere la tua conoscenza di questo nemico? Non sanno nulla loro degli Ashan. Sono stati manipolati anche loro nel passato. Vuoi davvero farlo in piena conoscenza del pericolo? Si presenta lui là dai nemici. そう感じているのだな。はい。これまで私は彼女の隣を歩むことでその行いを見てきました。Hai visto la guerriera della luce rischiare la vita tante volte. 彼女の足元にすら及ばない。 Non sono altro che una distrazione sul campo di battaglia. ですが、人と人とを結びつけ、絆を編むことならば、この私にもできるかもしれないと思うのです。たとえそれがかつての敵であったとしても。Ok, vediamo. È il tuo momento. E intanto vediamo poi come andrà con le prossime missioni. Non sarò io a fermarti. Abbasso un po' il volume, ragazzi. Sento le musiche che di solito me la strike ogni volta. Sta bella musica. ったわよ。止めても無駄なんだろうし、言ってくればいい。 Va bene, hai già deciso di testa tua. でも Non fare nulla di pericoloso. Sì, a lui glielo dici. Grazie. Farò del mio meglio. Addio, miei amici. Ma sì, dai, è tranquillo lui, non è che succede qualcosa. È al final. Oggi proprio abbiamo fatto una parte di trama importante. Prossimo sarà l'episodio 99, che sarà sicuramente martedì, non penso che cambi qualcosa. Fammi però parlare con l'Ordielli. Asai aveva qualche idea malvagia, sì. Dice poi, ecco qua. Ok, vediamo, abbiamo trovato la strada. Ok, altra scena? Altra scena, beh, anche perché era scomodo starvi dentro quel posto. Volevo uscire da questa zona. Vediamo se ci riesci. I tempi di caricamento sono quelli della PlayStation 4. Sono lenti. Davvero. Sono 2 mesi che mi sono abituato a giocare così. Ammazza, dove stiamo andando per avere tutta questa lentezza? Ok, qualcosa è successo, perché
Qualcosa è successo. Bene, quindi siamo tornati in città. Non sono imperiali questi, no, sono i nostri. Okay. Ah, sono i coscritti, infatti. Oh, che bel momento. Tutti tornati. Scambio di prigionieri, funzionato bene. È un primo passo lo scambio di prigionieri per sistemare le cose. Ho immaginato a lungo questo momento, grazie per averlo reso possibile. Avete notato che ha un taglio di capelli assurdo? Non perché sia brutto, ma perché la parte alta della testa è tipo Full HD, la parte bassa è pixellosa, subito dal collo in giù. Quindi praticamente vedi la super grafica dettagliata in alto, che hanno rifatto i capelli, tutte le cose, e sotto invece è quella vecchia di una volta, tutta attaccata alla pelle. Va bene. Poi con quel vestito da imperiale. I Lupin, gli uomini lupi. Ma è anche Wakame ha imparato l'inchino imperiale, no, imperiale, scusatemi, dell'est, di Doma. La situazione si è risolta, almeno questa. Tanta gente, tanta gente. Ecco, Gosetsu. Voglio sentire cosa dice. Signor Gosetsu? No, si è tagliato i capelli. Gosetsu? In stile Taxi Driver. Il mio amico, cosa hai combinato? Un vecchio uomo che non può più alzare la sua spada. Non ha nessun posto al servizio di un giovane signore. Ho deciso di spendere i miei giorni in pellegrinaggio. Oh, è diventato un monaco errante. Attenzione. Quando evocherete il turbante giallo di Demon Souls, sappiate che potrebbe arrivare il Gosetsu come evocazione. Non è vero, anche. Tutti loro. Viaggia, non lasciarsi, viaggia bene. Non posso dire di non viaggiare. Un avventuriere che dice di non viaggiare a una persona è un paradosso. Oh, che bel saluto. Sarà un viaggio piacevole. Sono sicuro che comunque prima o poi lo rivedremo, nella storia, una cosa per l'altra. Abbiamo già detto anche l'addio al finale e ci lascia anche tu. Scapperanno tutti fra un po'. Senti, ognuno ha i suoi impegni. Ho fede che troverai il percorso migliore per Doma senza di me, mio signore. Perdonami per quest'ultimo atto di egoismo. Alla faccia dell'egoismo, Mi garantisci la tua benedizione. Te la sei meritata 1000 volte. Vai in pace, amico mio. Prendilo un territorio dove i ragazzi possano sorridere senza vivere nella paura. È un monaco errante. Non è vero. Un certo modo di onorare questo. Che è andato via prima. Esatto.
Dai, ce l'abbiamo fatta. Alisai, Yujiri e Yen. E Wakame ovviamente. ではこれにてごめん。 E Gosetsu ci lascia così. Alla prossima. Sperando di rivederlo perché è un bel personaggio. Sono contento che sia vivo, Sono contento che sia sopravvissuto a tutto quello che è successo. Sembrava il classico personaggio che finisce a sacrificare tutto, ma è andata meglio per lui. Allora, invece, ripeto, lunedì, vediamo se il programma è aggiornato, non ve lo prometto. È abbastanza aggiornato, tranne il mercoledì. Tranne il mercoledì che porto il wrestling. Va bene, posso anche fermarmi qua per oggi. Però vi invito a rimanere per un